tell you that I love you 100 times a day. You'll get tired of my voice, that's how much I'm gonna tell you. Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Oggi vi porto un video un pochettino diverso dal solito. Si parla del mio prodotto Apple preferito, ovvero Apple Watch. Eccolo qua. Questo modello è un SE 44 mm. Io mi ci trovo davvero benissimo. Se volete un video su di lui nel 2021-2022, perché ormai il 2022 è alle porte, lasciate un commento che ve ne posso parlare il prima possibile. Cosa andremo a fare oggi? Beh, l'avrete sicuramente letto dal titolo e visto dalla copertina di questo video. Oggi vi faccio vedere come poter sfruttare Instagram su Apple Watch, ma al 100%, state tranquilli, è tutto gratuito, non serve scaricare nessuna applicazione e basta saper smanettare un pochettino con Apple Watch e vi assicuro che arriverete al risultato finale veramente in pochissimi secondi. Io vi faccio una piccola premessa prima di cominciare con questo video, ovvero quella di iscrivervi al mio canale YouTube per non perdervi tanti altri tutorial del genere. Quindi il pulsante rosso è qua sotto, seguitemi anche su Instagram, TikTok, un po' ovunque se vi va, e direi di non perdere altro tempo e cominciare subito. Quali sono i requisiti per portare a termine questa operazione? Beh, ovviamente avere il nostro caro, eccolo qua, Apple Watch, e avere un iPhone. Se avete un Apple Watch avete pure un iPhone, altrimenti che ce fate con l'Apple Watch? Da solo non funziona, perciò direi che siamo a cavallo. Cominciamo. Oggi si parla di Apple Watch, quindi tiriamo subito in ballo lui? No, aspettate un attimo, ora vi spiego il perché. Dobbiamo concentrarci un attimino sui nostri iPhone. Eh sì, perché adesso abbiamo bisogno di loro, santissimi iPhone. Dobbiamo aprire Safari, andare su instagram.com e ovviamente ignorate quando vi dirà di aprire Instagram con l'applicazione, restate sul sito, fate condividi e inviatevi un messaggio iMessage da solo, quindi messaggi e inviatevi un iMessage. Ora potete togliere l'iPhone di mezzo, come vedete qui c'è il 2 su iMessage, quindi sono sicuro che è arrivato il messaggio e ora possiamo riprendere il nostro Apple Watch. Andiamo a sbloccarlo e i più attenti di voi avranno già più o meno capito cosa andremo a fare oggi. Quindi sì, andiamo ad aprire l'applicazione messaggi, andiamo sul messaggio che ci siamo mandati in questo momento da soli e clicchiamo sul collegamento al sito web. Come vedrete ci aprirà instagram.com e ci richiederà l'accesso come se fosse proprio un sito web, quindi clicchiamo su accedi e qua viene il bello. Il problema più grosso qui sarà inserire il nome utente e la password, ma attenzione, non so quanti di voi conoscono questa cosa. Quando si clicca sul browser in un campo di testo con Apple Watch, ora vi faccio vedere, clicchiamo qui per cominciare a scrivere e su iPhone arriverà una notifica. Vediamo se riesco a mostrarvela. Eccola qua. Tastiera Apple Watch input tastiera. Se noi ci clicchiamo potremo scrivere dal nostro iPhone, ma la scrittura poi arriverà effettivamente su Apple Watch. Quindi inseriamo il mio nickname di Instagram. Molto più semplice scrivere così ragazzi piuttosto che su Apple Watch, ve lo assicuro. Non premete invio da qua, è importante. Riprendete di nuovo l'Apple Watch, come vedete la trascrizione è stata fatta, e schiacciate su Done qui sul Watch. È importante perché potrebbe non funzionare altrimenti. E adesso fate la stessa cosa con la password, cliccate qui su password nel campo di testo, cliccate di nuovo, perfetto, e ora aspettate che vi arriva la notifica. E la messa a fuoco dov'è? Grazie. Che vi arriva la notifica sull'iPhone, mettete via l'Apple Watch, prendete di nuovo l'iPhone e aprite la notifica. Tastiera Apple Watch, cliccate, l'iPhone si connette all'Apple Watch e potrete cominciare a scrivere. Ora io inserirò la mia password. Ok, una volta inserita la password di Instagram vedrete che verrà trascritta pure qua su Apple Watch, ve la faccio vedere, ecco qui, e schiacciate su Done direttamente dal Watch. Mi raccomando, non fatelo da iPhone perché potrebbe non funzionare. Cliccate poi su accedi e adesso ecco qua la magia. Ora potete scegliere se salvarvi la password oppure no. Io per adesso metto di no, non voglio salvare le credenziali di accesso almeno per il momento, poi si vedrà. E ragazzi, beh, il gioco è fatto adesso.
Così facendo abbiamo Instagram su Apple Watch e come vedete è tutto perfettamente funzionante. Scrollare il feed con la Digital Crown è veramente uno spettacolo, specialmente perché c'è questa vibrazione che è una meraviglia, assolutamente. Ovviamente funziona tutto, cioè se io adesso voglio andare a vedere una storia, io posso cliccare sulla storia e guardarmela. Faccio vedere come si carica, o quantomeno prima funzionava, adesso speriamo che funzioni ancora e non mi faccia fare una figuraccia. No, infatti eccola qua, come vedete posso andare avanti con le stories. Vediamo, non so per quale motivo adesso refrescia continuamente, ma prima vi assicuro che andava. Ok, strani bug, non ne conosco il motivo, però comunque va, vi assicuro che va, insomma. Non so perché adesso non sta andando, ma fino a prima funzionava. Posso lasciare like sotto ai post, come vedete, questo è un post del caro Enzus, ciao bello. E insomma funziona tutto, cioè ma proprio tutto. Potete anche andare sul vostro profilo cliccando da qua. Certo è piccolino, quindi non è proprio semplice andare a toccare, però insomma come vedete funziona tutto alla perfezione. Questo è il mio feed, addirittura potete andare a cambiare le impostazioni del profilo e tutto il resto, quindi veramente ottimo. Si può andare addirittura a postare, ma io direi che mi sembra un tantino troppo. Si possono andare a vedere le notifiche da qua in basso. Ora vi faccio vedere come si carica il tutto, eccolo qua. Queste sono tutte le notifiche, insomma è tutto perfettamente funzionante e non dovrete spendere un centesimo, dovrete semplicemente mandarvi un messaggio con il link di Instagram e poi accedere tramite username e password, veramente semplicissimo. Ora proviamo a chiudere il tutto, vediamo un po', perché dovrebbe restare salvato anche l'accesso, quindi andiamo di nuovo su messaggi, apriamo la nostra chat con il link ad Instagram e dovrebbe rimanere salvato anche il login, e infatti esattamente, quindi veramente molto comodo. Non so se è possibile andare a realizzare una sorta di quick up su Apple Watch, però comunque così funziona. Io voglio mostrarvi che effettivamente si possono vedere storie, ma non capisco per quale motivo adesso non vuole, maledetto non vuole. Ok, forse ce la facciamo. Queste sono le storie della carissima Tecno Laura, ciao cara. E come vedete si può andare avanti. Ecco, sono contento di esserci riuscito a farvi vedere che effettivamente si può fare, altrimenti poi mi prendete per pazzo. E invece, come vedete, si può fare tranquillamente ed è, per quanto mi riguarda, davvero una figata. Comodo? Beh, in realtà non tanto, però sicuramente molto carino. Ve l'ho detto, no? Un video un po' diverso dal solito, però dai, simpatico. Fatemi sapere se vi è piaciuto, se utilizzereste mai Instagram da Apple Watch oppure no. Io sinceramente non credo perché utilizzo Apple Watch proprio in un'altra maniera, quindi comunque non credo di mettermi lì a scrollare il feed di Instagram, per quanto sia comodo utilizzare la Digital Crown, però insomma lo schermo più grande è sicuramente lo schermo più grande. Detto ciò, io sono Luca Crocco e come sempre vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube per non perdervi tanti altri video del genere. Seguitemi un po' ovunque, su Instagram, TikTok, insomma dove volete, i link sono in descrizione. Noi ci vediamo sempre qui, al più presto sul mio canale YouTube. Ciao!